Ma sì, si comincia con la potenza alla fine, quella che ci piace a noi. Dove ti ho portato? Ma Sere, ma se non ci fossi te, veramente io non saprei cosa fare. Apoteosi totale. Un'altra bellissima giornata di sole con 30 gradi qua in Norvegia. Ma mi sa che devo prendere anche l'ombrello. Abbiamo parcheggiato il Cingon qua fiduciosi. Buongiorno, prima di tutto. Molto prima di tutto, buongiorno. Buongiorno, un parolone. Siamo a 1,5 chilometri dal centro storico di Stavanger. Stiamo andando a visitare, correcchiamo delle campane da lontano così sappiamo che quella è la direzione della cattedrale. La distanza, come abbiamo detto, è 1,5 chilometri dal centro. Abbiamo deciso oggi di farci una bella passeggiatina senza prendere i nostri Y10. No, perché ci dobbiamo scaldare con sto freddo caino che fa a metà giugno. Brava, No, dillo, qui, cioè, ragazzi, dillo. saremo forse gli unici sul web che fanno, quando ci ricordiamo, riferimenti a quantomeno al mese o non al giorno preciso. Lo vogliamo dire? Diciamo, siamo a metà giugno e la gente ci trova da dire, perché dice non dite mai le date in cui è stato girato il video. Ragazzi, sapete anche che non manca un video nella quale non facciamo almeno un riferimento almeno del mese in cui è stato girato. Ed oltretutto in questo viaggio abbiamo anche, come si dice, parolone, implementato, aumentato la nostra visibilità sull'applicazione di Polar Steps, dove ci potete seguire addirittura in tempo reale. Perché non abbiamo segreti! Esatto! Quindi teoricamente se ci seguite adesso potete vedere che via abbiamo fatto qua a Stavanger per arrivare nella piazza centrale, perché adesso Polar Steps ci sta tracciando, esatto, ci sta stalkerando proprio in questo momento, perché la Sere, che è l'addetta all'aggiornamento di Polar Step, lo lascio attivo 24 ore su 24 perché noi siamo così diversamente youtuber. Via verso la piazza centrale di Stavanger. Dopo essere stati colti dal diluvio universale ed esserci riparati sotto un balconcino, siamo arrivati nel centro di Stavanger, cittadina, prima impressione carina, misto tra moderno e antico, terza città per popolazione della Norvegia, si trova nella costa sud-occidentale ed è anche molto conosciuta per essere la città famosa per l'industria petrolifera. Sono stati trovati negli ultimi decenni più di 5 giacimenti di petrolio e quindi è qui che hanno sede alcune delle principali imprese petrolifere che danno lavoro a più di 25.000 persone, mentre invece fino agli anni 2000 era famosa per il confezionamento della aringa, la famosissima aringa affumicata, tradizione che poi si è persa negli anni per dare spazio invece all'industria petrolifera, che è quella che gli dà i migliori guadagni. Adesso siamo entrati nella zona, nella via o meglio di Overholm Gate, tutta la zona delle casettine coloratissime, proprio super tipiche.
Comunque, cara la mia Serenina, ti voglio dire che Stavanger rappresenta una delle città più importanti nella cultura e nella storia vichinga. Perché? Perché nell'872 qua vicino è stata combattuta la famosissima, per la storia chiaramente norvegese, battaglia del fiordo di Hafrs Fjord Battle, durante la quale l'esercito del re Harald, re in quel periodo proprio, avendo vinto questa battaglia, ha dichiarato l'unione definitiva della Norvegia. E Stavanger, fra le altre cose, è una delle città anche più antiche di tutta la Norvegia, fondata nel 1125. E quindi per quello ci sono quelle spade nella roccia in onore di quella battaglia vicino dove ci siamo fermati col bravissima, camper. molto probabilmente sì. E noi appassionati di street art e di murales non possiamo rimanere indifferenti a queste creazioni qua a Stavanger. Dai, approfittiamone di un altro raggio di sole, anche perché, caso vuole, siamo capitati in quella che è la città più piovosa di tutta la Norvegia. Tipo più di 1 metro, 1,5 metri. 1,20 m di pioggia l'anno. Ecco, quindi dovrà venire tutta nella settimana che ci siamo noi. Però se lo sapevamo prima, ci potevamo un attimino organizzare e portare 2 ombrelli, no? A few moments later. Ci siamo anche venuti a riparare un paio di minuti mentre imperversava un bel temporalino qui all'interno del museo dell'azienda petrolifera norvegese, che ci sono anche dei pezzi qua sulla zona esterna del museo. La sera anche a gratis ha usufruito di un servizio del museo. Spione. Hands are trembling right now, right now. Deep blue water sea, afraid of jumping in right now. È stata dura, ma ha convinto il DG a fare colazione. Un po' in ritardo. Siamo fermati in questa bakery, in questo misto tra bar e panificio. Io ho preso classica specialità norvegese della quale ancora non riesco a pronunciare il nome. E cannella, glassa, crema alla vaniglia, di tutto di più. 8000 calorie. Cin. Tra l'altro devi stare all'occhio ai gabbiani, qui c'è anche scritto sul tavolo. Chi siamo noi per privarci di queste delizie norvegesi? Io ho preso invece sto popò di bombolone che la leggenda narra ha cioccolata sull'esterno e crema alla vaniglia all'interno, quindi sarà un'esplosione. Per questi 2 pezzi, che comunque sono notevoli, abbiamo speso 92 NOK, quindi corone norvegesi, pari a 8,30 €. E sentiamo se ne vale la pena. Poi subito la prova del gatto. Vado? È vuoto con della crema dentro? Consistenza quasi di un pan de chocolat, però sì, con aria dentro. Con aria e basta. No, vuoto con la crema pasticcera dentro. Ok. Buono. Buon ape. Altrettanto. 한숨을 쉬고 있어 또 마을 가고 싶어 난 I'm afraid of all things and I said enough yeah overthinking if I belong. Ma siamo tornati in Texas, un bellissimo murale qui nella zona Gamble dell'area portuale con la scritta Houston. Perché? Perché gemellate dal 1980 per evidenziare il forte legame che hanno le due città dovuto alla cosa che le accomuna, quindi l'industria petrolifera sia di Stavanger che di Houston. Bello quest'ultimo pezzo così della città super mega storica, il quartierino hanno mantenuto. Bellissimo, veramente, sì, c'è proprio un pezzettino di città tenuto e lasciato e conservato nel modo tradizionale originale.
tra tutti i palazzi moderni che ci sono vicino al porto hanno mantenuto tutte queste casettine bianche, tutte di legno. Sembra un po', mi ricorda la parte dei trulli che hanno mantenuto, sì, la parte sopra dei trulli di Alberobello, Ok. che è la parte invece che nessuno va a vedere perché è un po' arroccata, un po' distante da tutti gli altri, ecco. Molto bello, molto particolare, veramente carinissimo. Top, chiusura in bellezza di Stavanger. Giriamo ancora qua intorno a queste viuzze, ancora un po', però veramente molto molto carino. Anche perché c'è una quiete surreale. Meglio tardi che mai, lo vorremmo dare un buongiorno? Ma diamolo questo buongiorno, Cicci, buongiorno. Non vi abbiamo fatto vedere niente dove abbiamo dormito a Stavanger perché faceva talmente freddo e talmente vento che nella fretta di risalire sul furgone e prepararci per la partenza non vi abbiamo neanche fatto vedere il parcheggio, anche perché abbiamo salutato una coppia che abbiamo conosciuto, Anna Rosa e Stefano, che ci hanno raggiunto a Stavanger per salutarci. Anche loro in direzione nord stanno andando. Condizioni meteo proibitive. Direi di sì. Definiamole così, definiamole. Ripartiti da Stavanger direzione nord, siamo su un traghetto che si sta già muovendo, ma noi non vediamo niente perché abbiamo un camperozzo, un camion davanti, quindi sentiamo solo ballare perché c'è un sacco di vento e c'era maretta, per attraversare questo pezzo di fiordo. Nel dubbio atroce di tutti questi tunnel che stiamo attraversando, che ci chiediamo perché, per come facciano a esistere. Abbastanza dato al caso il fatto di come si paga, quanto costa, eccetera. Cioè, te puoi anche mettere evita pedaggi. Allora, tanto i traghetti te li fa prendere o sì, e all'ingresso del traghetto non è che c'è scritto la tabella oltre ai 6 metri quanto devi pagare, se non lo vedi prima sul sito, quindi non ti vai a scartabellare tutto prima. E poi quando arriverà la fattura, effetto surprise, esatto, tipo 1.000 euro di pedaggi ai traghetti. Così e via. Ebbene sì, a grande richiesta, dopo il traghetto, una veloce pausa pranzo, taradata! Vabbè, ma non è perché non voglio mai guidare, è che quando guido io tu dormi, quindi non facciamo riprese. Lì la se vuoi le fai da sola le riprese, no, anche se mentre sono che tu bloccata. dormi, che sei lì con la bolla al Va bene, naso. ne approfitto, scusami, una pennichetta, occhio Gina, qui con questi autotreni in questa stradetta qui ci sverniciano, se no, Dicevo, è ovvio che ne approfitto, se guidi te, Ho capito, faccio la ma pennica, per però no, non mi vedono guidare. però non è vero che ho la bolla al naso quando faccio la pennica, sei cattiva. Comunque, cosa ci andiamo a fare in questa
seconda città più brutta di tutta la Norvegia. Ci vogliamo noi, ma così imparano, almeno non vedono i video del mercoledì e noi li facciamo vedere la città più brutta, così almeno ci vendichiamo. La volete vedere la seconda città più brutta della Norvegia e capire e vedere perché alle sere, secondo voi, non ci sarà qualcosa di per andare proprio nella seconda città più brutta di tutta la Norvegia? Per favore, parliamone. Occhio, perché fra un po' arriva, e ve la facciamo vedere tutta in tutta la sua bellezza. Perché noi facciamo vedere le cose belle nelle città brutte. Che casomai qualcuno dice, ah no, va bene. Abbiamo visto che fa E allora non ci andiamo. Invece vedrete che ci vorrete venire anche voi. Odda è una città super industriale, super siderurgica. Super siderurgica. Fra le altre cose dice che nella zona di Odda sia la produzione maggiore di alluminio di tutta la Norvegia. Occhio che arrivano Arto Tir, paesaggi bellissimi, bellissimi, a parte i tir che stanno passando adesso. Ci vediamo a Odda. I'm gonna trust my intuitions. I'm gonna take a deeper breath. I'm gonna think about how some things are best unsaid. Inchiodata! Ma sì, si comincia con la potenza alla fine, quella che ci piace a noi. Meno male che il DG non stava ancora dormendo. Oh, per favore, sono operativo più che mai, carico a pallettoni. Sentite il sound della potenza dell'acqua. Ci andiamo a fare una bella doccetta qua sotto. Ciao Ciccio. Benvenuti alle cascate di Langfoss. Feels like we are on the stray. Tired people in the gray, waiting for another day. Dove ti ho portato? Ma se non ci fossi te, veramente io non saprei cosa fare, sarei perso. Considerata dalla CNN nel 2011 Una delle 10 cascate più belle al mondo. 612 metri di salto. Anche per questo stiamo facendo la strada per andare a vedere la seconda città più brutta di tutta la Norvegia. Di una maestosità da paura, cioè la parte che viene su dalla roccia in cima è una cosa. E come dice il DG, veramente, ma veramente pazzesco. Altro che potenza, è impressionantissima. Bella, veramente. Alla grandissima. Sfocia direttamente qui sotto il ponte dove siamo arrivati col van di qua e c'è proprio il punto dove sfocia sul fiordo. Adesso andiamo a vedere se si vede anche la veduta dall'altra parte. Figata su figata, si può arrivare anche giù in riva al fiordo, quindi scendiamo giù da questa scaletta e andiamo a prenderci una visione anche dal basso. E come direbbero i veri youtuber, quali noi non siamo,
passato un Porsche, direbbero: ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Vai, fai strada. Tra l'altro uno dei pochi fiordi che abbiamo visto fino adesso dove c'è l'acqua bella pulita, di questo colore verdone smeraldo scuro, non è la solita acqua marrone che si vede nella maggior parte dei posti. Seconda e terza cascata nel giro di pochissimi chilometri, una più bella dell'altra. Apoteosi totale. Diciamo che abbiamo dato una svolta alla giornata con Bellissima. questa Allora, la strada delle cascate praticamente. Numero questa. 1 è calato il vento e già sta roba qua, cioè, è priceless. Poi la prima cascata era la cascata Langfoss, ossia la cascata lunga, mentre questa invece è la Latefoss, che vuol dire la cascata del suono, ossia probabilmente che fa più rumore delle altre. When you're Bellissime, veramente. Che è divisa in due parti, questa e quella sul ponte che abbiamo visto poco fa. Meravigliose, veramente belle, 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 in un contesto di una vallata veramente stupenda.